Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon 2026, visto che questo è il primo video del nuovo anno che è appena entrato. Il 2025 l'abbiamo scritto qua alla lavagna in 6 momenti salienti del Napoli, ma ci arriviamo più in là nel contenuto, visto che c'è il calciomercato e dopo le parole di Manna sta prendendo piede questa situazione. Noah Lang si affaccia il Galatasaray e addirittura è stato contattato anche Raspadori. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Poi se lo vogliamo far danzare per bene l'algoritmo e avete un hype conservato, spendetelo pure sotto questo contenuto così ci divertiamo. Detto questo, Noah Lang potrebbe lasciare Napoli già in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato dal Mattino, il Galatasaray sarebbe fortemente interessato all'olandese e vorrebbe provare a portarlo in Turchia. Gli azzurri non avrebbero chiuso le porte al trasferimento, ma Conte avrebbe posto una condizione all'affare. Chi parte deve avere un sostituto pronto. Ed è anche giusto che sia così, al di là che è una situazione comunque da tenere sotto controllo, perché non è semplice vendere comunque un calciatore nel mercato di gennaio, fare operazioni poi con il subentrante già pronto non è la cosa più semplice del mondo per quanto riguarda il Napoli, però come abbiamo visto nell'ultimo contenuto le parole di Manna sono state molto chiare. Lucca e Noah Lang, nel caso arriva l'offerta giusta, comunque possono partire. Detto questo, ci aggiorna anche Fabrizio Romano, perché questa è una notizia che ha dato il Mattino, poi ci rifacciamo anche alle parole di Fabrizio Romano, così diciamo abbiamo il pacchetto completo. Noah Lang potrebbe lasciare Napoli già a gennaio, la possibilità è reale, ci dice Fabrizio Romano, anche se tutto dipenderà dall'offerta giusta. L'esterno olandese, arrivato in estate per 25 milioni più 3 di bonus dal PSV Eindhoven, ha vissuto alcuni momenti complicati nei suoi primi mesi in azzurro. Successivamente Conte è riuscito ad inserirlo meglio, a dare il più spazio, ma rimangono alcune difficoltà nella gestione complessiva del calciatore, riferisce su YouTube Fabrizio Romano. Tra le possibili destinazioni la Turchia è una pista da seguire, ma al momento non ci sono stati contatti concreti con il Galatasaray. La decisione finale sulla formula spetta al Napoli, ovviamente, che deve dire sì quando si presenterà l'offerta e la formula giusta. Quindi questo Galatasaray che potrebbe riaffacciarsi in casa Napoli, visti gli ottimi rapporti con le operazioni portate a casa, quella di Osimhen, c'è stata anche quella di Mertens un po' di anni fa, quindi i rapporti sono buoni, lo sappiamo, però io vorrei vedere poi tra qualche mese, l'anno prossimo, se questi paletti valgono anche per la Turchia, perché a me sembra che il Galatasaray comunque spende, spande, compra calciatori, partendo da Mertens, passando per Icardi, comunque hanno speso un bel po' di soldini. Vedremo poi se la legge è uguale per tutti o in Turchia fanno diciamo altre situazioni e possono far quel che vogliono perché non vengono controllati, ma credo che comunque verrà tutto diciamo schedato e portato sotto l'occhio del ciclone nel caso ce ne sia bisogno. Mi auguro che sia così, così come per tutte le altre società di calcio, perché il Napoli comunque con questo blocco soft, società sana, con soldi in cassa, deve rispettare le regole. Mi auguro che sia così per tutti. La situazione Raspadori, Salvatore Caiazza, giornalista del Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Gol. Nel corso di queste festività il Napoli ha contattato Giacomo Raspadori per un ritorno in azzurro. Al momento l'attaccante ha detto di voler restare all'Atletico Madrid, ma molto dipenderà dalla scelta che farà il tecnico Simeone sul suo impiego. Su Raspadori c'è anche l'interesse della Roma, lo sappiamo. Il Napoli ha pensato a Raspadori perché conosce l'ambiente, i metodi di Conte e tra l'altro con il passaggio al 3-4-2-1 troverebbe sicuramente spazio alle spalle di Højlund. La notizia ce la dà Caiazza e ci dice che durante le festività natalizie è stato contattato Raspadori, che ovviamente dal suo canto dice abbiamo fatto tutto in 4-4-8 per quanto riguarda la partenza e l'approdo all'Atletico Madrid, perché è arrivata comunque l'offerta giusta, è arrivata la società che al limite diciamo stimolava ecco l'ex calciatore del Napoli, però è anche giusto secondo me andare a sondare il territorio per il semplice fatto che come
si evince dalla notizia con il cambio modulo, questo 3-4-2-1, proprio dove il Napoli schiera Noalango o schiera Elmas o addirittura l'ha fatto anche Spinazzola, il trequartista all'esterno alto, a sinistra Raspadori sulla tre quarti, dietro la punta, potrebbe ovviamente essere un'arma in più, ma io la notizia su Raspadori ve l'ho portata, ma non ci credo assolutamente che possa tornare a Napoli, perché in primis bisogna andare a vedere perché e per come ci si è lasciati e quali sono state ovviamente le chiacchiere che ci sono dietro. Quindi se c'è un tantino di rancore, non voleva partire del tutto ma il Napoli l'ha ceduto, oppure il Napoli non lo voleva cedere ma sei andato tu via, quindi c'è questa situazione da vedere e analizzare, ma seguiremo gli sviluppi di questo calciomercato ovviamente in questo mese di gennaio. Probabilmente la Roma andrà a bottino e lo porterà ovviamente in giallo-rosso. Mi auguro di no, in primis per non dare un calciatore del genere, non far andare un calciatore del genere alla Roma, che resta comunque una diretta concorrente per i primi 4 posti in Champions, e punto secondo perché con Gasperini Raspadori potrebbe fare molto, ma molto bene. Questa è la mia personale ed umile opinione. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate qui sotto nei commenti, così come chi è arrivato a questo punto del contenuto e vuole mi può anche far sapere i 3, 4, 5 momenti per ordine di importanza per quanto riguarda l'anno che è stato 2025 del nostro Napoli. Io li ho scritti qui e qui rimarranno per un bel po'. Politano per Scott, la chiude Lukaku e scudetto. Ovviamente l'ultima partita di campionato l'ho messa al primo posto perché è stata una grandissima emozione, soprattutto dopo un campionato e lo scudetto giocato punto a punto. Frank e Big Rom, la Juve sottosopra, ribaltiamo ovviamente la Juve e il Napoli, che negli scontri diretti e quando si presenta la squadra tosta tra virgolette tra le prime in classifica in Serie A, si fa sempre trovare pronto e si è fatto trovare pronto anche nel 2025. 3. Il regalo post titolo, arriva Kevin De Bruyne, che ancora dobbiamo vedere e mi auguro di vederlo poi in campo e godere delle giocate del belga. 4. Il gol scudetto, Billing per la svolta. Ovviamente parliamo del gol contro l'Inter, così come è stato anche battezzato da tantissimi per quanto riguardava la situazione mentale di quel gol. Il Napoli c'era, il Napoli era vivo ed è vivo ancora oggi, e forse dal punto di vista mentale è il momento clou è stato il momento clou diciamo della stagione dello scudetto. 5. Come dimenticare Pedro e Orsolini? Ovviamente la menzione è doverosa perché dal punto di vista matematico ci hanno fatto un piacere, noi abbiamo sicuramente fatto il nostro percorso, non sto qui a dire se non era per Pedro e Orsolini lo scudetto non lo vincevamo, assolutamente no, lo scudetto l'hai vinto perché matematicamente sei finito sopra alla diretta concorrente. Poi se la diretta concorrente pareggia o perde le partite, Orsolini diciamo fa quel grandissimo gol e Pedro si diverte, poi non è diciamo una cosa che possiamo andare a cambiare noi in casa Inter, quindi la menzione va fatta assolutamente, ma non sto qui a dire lo scudetto l'abbiamo vinto perché Pedro e Orsolini, assolutamente no. Al sesto posto e ultimo, chiuso in bellezza, la Supercoppa, perché ovviamente abbiamo concluso questo 2025 che è appena andato via con la vittoria della Supercoppa, e abbiamo fatto anche, diciamo, abbiamo chiuso un cerchio preciso e molto ma molto bello, perché è stato un anno pieno di emozioni, dalla situazione di gennaio dove perdemmo, Quara se ne va, come lo rimpiazziamo, non lo rimpiazziamo, non l'abbiamo ancora rimpiazzato, eccetera. Quindi comincia quel 2025 un tantino, il Napoli non ha la rosa giusta, si deve continuare così, ma servono i calciatori. Tutte le lamentele del mister le abbiamo sentite in lungo e in largo. Poi arriviamo a vincere lo scudetto, arriva De Bruyne, facciamo tutta la preparazione e ovviamente da annotare l'infortunio di Lukaku, prendiamo Højlund, ma siamo oggi
2026 appena entrato, lì in classifica, e ci stiamo comunque giocando il campionato con 3-4 forze che tengono testa e dobbiamo tenere testa anche noi. Tanto è vero che ci ritroveremo sul canale, credo domani, andiamo a fare il punto della situazione per quanto riguarda la partita con la Lazio, le ultime di formazione, come stanno loro, come ci arriviamo noi, e ovviamente andiamo a vedere tatticamente come possiamo metterli in difficoltà, perché la squadra di Sarri sì, sta steccando risultati, sta steccando qualche partita, ma dal punto di vista difensivo sono molto ma molto quadrati, e c'è da fare una grandissima partita se vogliamo portare i 3 punti a casa. Ma ci arriviamo nel prossimo contenuto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Sempre Forza Napoli. Ciao.